Un caro saluto a tutti voi. Vi condividiamo la lettura di questa fiaba che può essere utilizzata per motivi didattici. Alla fine della lettura vi scorrerò il PDF, se qualcuno volesse fare degli screenshot e acquisirli. Cane e gatto. Tratta dal testo di Silvia Alborini, La bottega delle fiabe, la narrazione come metodo per educare i valori, edizioni La Meridiana, Partenze. C'era una volta un cane tutto nero, il cui gioco preferito era rincorrere i gatti. Non gli piacevano proprio perché quando era piccolo gli avevano detto: i gatti sono animali di cui non bisogna fidarsi. I gatti della zona conoscevano quel cane e anche loro pensavano che lui fosse sciocco e antipatico. Il capo dei gatti era un grosso micio rosso che non sopportava i cani. Quando era un cucciolo, i suoi fratelli grandi gli avevano detto: i cani mordono e non hanno un buon odore. Meglio evitarli o, se proprio li incontri, graffiali. Insomma, il cane nero e il micio rosso non si potevano vedere. Ogni volta che si incontravano era un disastro. Si azzuffavano e si facevano male a vicenda. Con il tempo la situazione era diventata insostenibile, al punto che anche gli altri cani e gatti suggerivano loro di smetterla. Perché dovete sempre andarvela a cercare? Gli dicevano. Cani e gatti possono anche convivere. Ma i due contendenti non volevano crederci e continuavano a scontrarsi. Oramai si erano fatti un'idea sbagliata dell'altro e non intendevano cambiarla. Intanto il cane nero e il gatto rosso divennero famosi in tutta la città per il loro cattivo carattere. Tutti ne parlavano male. Un giorno la voce giunse alla fata degli animali, che vegliava sul regno naturale. Un elfo che passava per quelle zone vide personalmente uno scontro tra il cane nero e il gatto rosso e ne fu impressionato. Cara fata degli animali, non avevo mai visto una scena così. Quei due si odiano, eppure quasi non si conoscono. E aggiunse, litigano tra loro perché tanto tempo fa hanno creduto senza pensarci due volte alle brutte cose che gli altri hanno raccontato loro. Ora agiscono avendo in testa che i cani e i gatti sono creature nemiche. Hai ragione, rispose la fata all'elfo. Quei due danno a tutti un cattivo esempio. Bisogna fare qualcosa affinché cambino il loro comportamento sbagliato. La fata rimase in silenzio per qualche minuto, pensierosa e concentrata, mentre l'elfo fedele la osservava curioso. Ho trovato, disse lei all'improvviso. Farò una magia. Trasformerò il gatto in cane e il cane in gatto. Solo quando avranno compreso e sperimentato la vita dell'altro, la magia svanirà e torneranno quelli di prima. È proprio una bella idea, rispose l'elfo, e condusse la fata degli animali nel luogo dove vivevano il cane nero e il gatto rosso. Come al solito, i due avversari si stavano fronteggiando. La fata si avvicinò senza farsi notare e pronunciò la formula magica. Cane in gatto, gatto in cane, trasformatevi in un immane. Il vostro aspetto riavrete quando meglio vi conoscerete. Una luce si diffuse e avvolse il cane e il gatto. La fata e l'elfo rimasero in un istante con un sorriso sulle labbra. Alcuni altri animali che stavano osservando la scena furono accecati dalla luce e subito dopo videro il cane e il gatto fermarsi all'improvviso. Sembravano storditi e confusi. Cos'è successo? Chiese il gatto ad alta voce. Mentre aspettava la risposta, si accorse di avere di fronte a sé, proprio dove prima c'era il cane, un gatto rosso molto simile a lui. E proprio quel gatto rispose: cosa hai combinato, gattaccio? Dove sei finito? Il gatto rosso rispose: come dove sono finito? Sono proprio qui. Ma tu chi sei? Io sono il famoso cane nero. E tu da dove sbuchi? Non ho mai visto un altro cane nero come me in questa zona. Infatti il cane vedeva davanti a sé, dove prima c'era il gatto rosso,
un cane molto simile a lui. Senza capire, ognuno abbassò la testa, si guardò le zampe e orrore. Il gatto rosso si accorse di avere zampe nere da cane. Nello stesso momento il cane nero si accorse di avere delle zampe rosse e morbide di un gattone. Allora alzarono gli occhi e si guardarono l'uno con l'altro. Non c'erano solo un cane e un gatto molto simili a loro. Quelli che guardavano erano proprio loro stessi, come se fossero stati allo specchio. Entrambi si misero a correre in due diverse direzioni, cercando un luogo riparato dove prendere fiato e ragionare su quello che stava accadendo. Il cane si fermò solamente quando giunse alla casa dove abitava, vide il suo padroncino in giardino e corse da lui. Ma si era scordato di essere un gatto rosso e il bambino disse: Ciao bel gattone, cosa fai qui? Ti conviene andare via perché se torna il mio cane potrebbe assalirti e farti del male. Sei molto carino e morbido, ma devi proprio andare. E lo mandò via dal giardino. Il cane gatto si disperò. Cosa posso fare adesso? Non mi faranno mai tornare a casa così conciato. E si nascose sotto un cespuglio in cui non era mai andato prima. Come cane, infatti, non ci passava perché era troppo grande. In quell'istante giunsero altri gatti e lui si spaventò. Cercò di ringhiare, ma ne uscì un miagorio strozzato. Il cane gatto rimase zitto, tutto preoccupato. Lui odiava i gatti e ora loro si avvicinarono, pensandolo uno di loro. Cosa ti è accaduto, micio rosso? Perché hai lasciato andare quel cane nero via? Questa era la volta buona che vincevi tu, disse uno, mentre un altro gatto marrone a strisce disse: Invece io credo che tu abbia fatto bene ad andare via. Devi imparare a lasciare stare quel cane. In fondo non lo conosci. E gli altri gatti furono d'accordo. Il cane gatto fu sorpreso da quelle parole. Non credeva che i gatti pronunciassero al gatto rosso proprio le stesse parole che i suoi amici cani dicevano a lui. Rimanendo in silenzio, il cane gatto prese una decisione. Non mi piace essere gatto, ma tanto vale approfittarne per scoprire alcune cose sul mio acerrimo nemico. Nello stesso tempo, anche il gatto rosso, trasformato in cane, era nei guai. Era scappato cercando di salire su un muretto che conosceva bene, ma mentre saltava si rese conto che non aveva abbastanza spinta nelle zampe. È vero, pensò dopo, cadendo malamente. I cani non saltano in alto come noi gatti, non sono così agili. Che brutta situazione. E adesso? Un po' dolorante per la caduta, corse via e si nascose in un viottolo. Altri cani giunsero e lui cercò di miagolare forte, rizzare il pelo e soffiare, ma non accade nulla di tutto ciò. I nuovi arrivati videro con stupore il loro amico abbaiare, in un modo bizzarro e incomprensibile. Ma cosa fai? Disse uno. Sei matto? Perché urli così? E mi spieghi perché hai cercato di saltare quel muretto? Sai benissimo che è troppo alto. Poi si avvicinò e aggiunse con tono dolce e premuroso. Ti sei fatto male? Fammi vedere la zampa. Se non riesci a camminare vado ad avvertire il tuo padroncino. Lui ti aiuterà. Il gatto cane non si aspettava proprio queste attenzioni da un cane. Credeva che quegli animali fossero creature stupide e rabbiose e non amici gentili e disponibili all'aiuto. Decise che, anche se non gli piaceva la situazione, ne avrebbe approfittato per capire qualcosa in più sui cani. Così avrebbe potuto battere il suo nemico, una volta per tutte. I giorni passarono e il cane gatto e il gatto cane continuarono a scambiarsi vita e abitudini. Pian piano impararono cose nuove e interessanti sui cani e sui gatti. Davvero non le avrebbero mai potute immaginare. Il cane trasformato in gatto scoprì che i gatti non sono animali tanto solitari. Anche loro si affezionano, sanno essere fedeli e sono davvero furbi e intelligenti. Inoltre hanno un'agilità che i cani non possiedono e quando cadono, anche dall'alto, non si fanno male, perché cascano sempre in piedi. Il cane gatto era così divertito da questo che spesso si buttava dall'alto per godersi queste nuove abilità. Gli amici gatti infatti si chiedevano come mai il gattone rosso, che di solito era pigro, continuasse a correre e a saltare dappertutto. Anche il gatto cane imparò tante cose.
Si rese conto che è meraviglioso vivere con un bambino con cui giocare e scambiarsi affetto. Scoprì che i cani sono amici fedeli e assalgono solo se costretti. Preferiscono abbaiare che mordere. Inoltre, i cani, al contrario dei gatti, sentono anche da lontano gli odori più strani. Fiutano da molto lontano le piste e seguono gli odori di persone, di altri animali e di cibo, a distanze che lui non immaginava. Questa sì che era una bella fortuna. Il cane gatto, infatti, sfruttava questa qualità per scovare tutto il cibo di cui era goloso. I suoi amici cani gli dicevano di non esagerare, altrimenti sarebbe diventato grasso come il grattone rosso. Entrambi scoprirono un'altra cosa importantissima. I cani e i gatti sono diversi nell'esprimere le emozioni. Se un cane è felice, agita la coda e salta eccitato, tiene le orecchie belle dritte, la testa alta e a volte gira su se stesso. I gatti invece agitano la coda e si fanno grossi solo se sono nervosi e non vogliono essere disturbati. Questa è una differenza che è meglio conoscere se non si vuole essere morsi o graffiati. Quando il gatto fece questa scoperta, ripensò alla prima volta che vide il cane nero avvicinarsi a lui. Quel giorno il cane agitava la coda e correva verso di lui a testa alta. Il gatto aveva pensato che il cane nero volesse attaccarlo e si era subito agitato, muovendo la coda vistosamente. Forse il cane aveva creduto che lui fosse felice e volesse conoscerlo, e per questo si era avvicinato di più. Quello fu il primo giorno in cui si azzuffarono tra loro, pensando che fosse stato l'altro a iniziare. Forse non si erano capiti. Proprio mentre il gatto cane stava ripensando ai suoi errori, seguendo odori gradevoli, si trovò di fronte al cane gatto. Entrambi si fermarono, erano impreparati a quell'incontro, eppure sapevano che sarebbe presto capitato, perché vivevano sempre nella stessa zona. Ciao, disse il cane gatto, voce bassa. Ciao, rispose il cane gatto, il gatto cane, timido. Si osservarono e, senza accorgersene, cominciarono a sorridere. Cercarono di tornare seri, ma il loro sorriso divenne più grande e si misero a ridere tutti e due. Dopo quella lunga risata si rilassarono. Ognuno pensò che, in fondo, si trovavano nella stessa situazione, folle e anche un po' ridicola. Cominciarono a parlare tra loro. Miau, miau, diceva uno. Bau, bau, rispondeva l'altro, e si capivano benissimo. Ognuno raccontò all'altro come avevano trascorso quei giorni e si confrontarono sulle scoperte fatte. In breve divennero amici e, alla fine, si chiesero scusa per tutte le brutte cose che si erano dette in passato. I loro compagni avevano ragione. Non si deve giudicare qualcun altro prima di conoscerlo veramente. E per conoscere qualcuno è necessario parlare con lui, ascoltarlo e provare a mettersi nei suoi panni. La fata degli animali vide i due che chiacchieravano e ridevano. Decise che avevano imparato abbastanza. Il cane e il gatto furono nuovamente avvolti in una forte luce bianca e ognuno tornò nel proprio corpo e tutto divenne come prima. Per fortuna qualcosa di diverso però c'era, la loro nuova amicizia. Le parole chiave sono quelle legate alla conoscenza. Per poter conoscere veramente una persona è necessario parlare con questa persona, ascoltarla e provare a mettersi nei suoi panni. Adesso, come promesso, scorro velocemente il PDF per coloro che volessero fare degli screenshot e leggere per conto proprio poi questa storia.
Un caro saluto a tutti voi.